Ecco il nostro sistema artigianale fai da te per schiacciare le olive. Per togliere l'amaro alle olive iniziamo a tenerle in acqua dolce per i primi 4-5 giorni, cambiando l'acqua 2 volte al giorno. A fool could leave the sky, there's nothing. I sit on the fields and hear the cheap beep beep blues from Rom. Passati 4-5 giorni assaggiamo le olive. Se hanno perso gran parte dell'amaro e sono di nostro gradimento, possiamo iniziare ad aggiungere il sale. Allora, fermi tutti, il sale serve per la conservazione, quindi non fa parte della ricetta, nel senso che non siamo noi a decidere quanto sale mettere, ma dobbiamo rispettare una procedura. Per una corretta conservazione, le linee guida del Ministero della Sanità ci dicono che la salamoia deve contenere almeno il 10% di sale, quindi in ogni litro di acqua ci vogliono 100 grammi di sale. Messe le olive in salamoia, le lasciamo altre 48 ore o fino a quando avranno perso tutto l'amaro. Raccogliamo qualche ramoscello di finocchietto selvatico. Finalmente ha piovuto e qualche pomodoro ancora resiste. Questi sono piccadilli. A questo punto le risciacquiamo e le mettiamo nei barattoli pastorizzati. Rifacciamo una nuova salamoia, sempre al 10% di sale, e la mettiamo nei barattoli. I barattoli li mettiamo in dispensa insieme alle altre conserve come scorta per tutto l'inverno. Quando vogliamo consumarle, essendo la salamoia parecchio salata, ne prendiamo una quantità, che ne so, per una settimana, per qualche giorno, e le possiamo aggiustare di sale mettendole in acqua dolce finché saranno saporite al punto giusto. Dopodiché ci possiamo sbizzarrire con i condimenti. Noi li condiamo con aglio, olio e peperoncino. Poi possiamo anche aggiungere prezzemolo o origano e i semi di finocchietto selvatico, che ci stanno una favola, gli danno un profumo veramente delizioso. Le olive, specie al sud, così come il grano, il latte e i prodotti del pollaio, sono stati i pilastri dell'autosufficienza contadina, una civiltà depositaria di una cultura millenaria, un'umanità integra, lo stato primigenio. Oggi stiamo riscoprendo quello che erroneamente è stato definito il cibo povero. In realtà si tratta di cibo ricco, ricchissimo di sapori, profumi, colori. Si tratta di un cibo salutare e soprattutto a costo zero. Queste olive le possiamo ancora più apprezzare nelle fredde serate d'inverno. Noi lo facciamo davanti alla stufa a legna, la mitica stufa economica delle nostre nonne, con un buon pezzo di formaggio e magari con il pane caldo appena sfornato.